Alla stessa maniera, quindi mi vado a creare un altro rettangolo, vado su File, importa, vado a prendere l'immagine e la importo sempre come texture. Vado qui, trascino e mi creo questo elemento qui. Se il piano è molto grande, tu vedi che si avrà una ripetizione dell'oggetto, però non è un problema. Io seleziono con il comando sposta, trascino questo fino a questo punto qua, ancora seleziono questo lato, lo trascino fino a questo punto qua, da quest'altra parte questo elemento lo vado a trascinare, diciamo in questo punto qua, e qui in questa zona trascino e mi porto questo elemento qui. Qui abbiamo questo spazio di risulta, quindi posso fare una linea che va da qua a qua. Posso selezionare questa parte che non mi serve e la vado a cancellare. Faccio la stessa cosa anche con l'altro elemento e poi andrò a mettere in scala tra di loro tutti questi elementi perché in questo momento non sono tra di loro in scala. Quindi vado su File, vado su Importa, vado a prendere l'altro prospetto sempre come texture, importa, trascino, mi vado ad allargare, dalla pianta seleziono la parte alta e me la sposto diciamo fino qui, mi seleziono questa parte, me la vado a spostare fino a questa posizione e continuo diciamo su tutti i lati della mia cucina. A questo punto ho necessità di mettere in scala questi elementi, però prima di fare questo seleziono questo e ne creo un gruppo, seleziono questo e ne creo un altro gruppo, seleziono questo e ne creo un altro gruppo. Di solito per poter mettere in scala una cosa, il modo migliore, diciamo, sarebbe quello di andare diciamo, andare sul sito che ti dà quel determinato elemento, quindi dove noi abbiamo trovato le fotografie, e andare a cercare, diciamo, quasi sicuramente da qualche parte ci dovrebbero essere le misure, diciamo, di questa cucina. Ora io ipotizzo e quindi faccio finta che questo lato è per esempio lungo 4 metri. Allora, se io vado a fare una linea, quindi da qui a qui e salgo di 4 metri, ho un segno che mi fa capire qual è esattamente la posizione. Anzi, più che settare questa distanza, diciamo che quasi sicuramente sarà sbagliata, io posso impostare questa larghezza che di solito è una misura standard. Di solito le cucine sono larghe 0,6, quindi io mettendo in scala questo elemento, diciamo, sarò sicuro che la cucina, diciamo, sarà messa in scala. Io posso andare, ad esempio, sul righello, posso entrare all'interno del gruppo. È molto importante che entri dentro al gruppo prima di fare questa cosa. Vai sul righello, clicchi sul primo punto e su questo punto qua e scrivi 0,6 e premi invio.
Lui in questo caso non lo vuole prendere, forse perché essendo un piano immagine, e lui ora mi doveva scalare, diciamo, questo elemento. Se non lo vuole fare, facciamolo col metodo tradizionale, quindi prendiamo il comando scala e riduciamo questo fino a che lui non arrivi più o meno a questa altezza qua. Comunque a noi queste immagini ci serviranno soltanto come riferimento, quindi anche se più o meno non è perfettamente preciso, diciamo ci sta bene comunque. Poi seleziono questo elemento, lo vado a rimpicciolire e lo vado a ruotare per metterlo, diciamo, con la stessa scala dell'altro. Quindi vado sul comando scala e vado a scalare. Se vedi qui che avviene questo scatto, allora vai a verificare che in informazioni modello unità, ok, lo snap alla lunghezza non c'è, quello quando le misure sono un poco troppo piccole, premendo CTRL e allungando, diciamo tu gli fai fare uno scatto un po' più piccolo. Quindi sposto questo elemento qui, poi vado a prendere quest'altro elemento, lo vado a spostare, lo vado a mettere qui. Diciamo lo metto in questa posizione e quindi questo qua è il punto di partenza per andare a modellare la mia cucina. Quindi seleziono questo elemento, vado su ruota, premo il tasto della tastiera che va verso destra per fare una rotazione in verticale, ruoto questo elemento così in verticale, ancora clicco su questo elemento, clicco su ruota e stavolta premo il tasto che va verso sinistra per fare una rotazione su quell'altro piano e vado da quest'altra parte. Qui adesso si trovano bene o male la stessa altezza, se non si trovavano tu potevi andare su questa altezza e appoggiarti su questo punto in modo tale che erano perfettamente allineati. Da questo elemento, utilizzando anche l'immagine di riferimento, noi possiamo andare a prendere diciamo le misure per poter creare questa cucina. Qua in questo caso, quindi tu andrai a ricercare quella che è l'immagine di riferimento, che sarebbe questa qui. Questa immagine di riferimento. Io ti ho parlato del programma che si chiamava PureRef. Ok, quindi aprendo PureRef io posso cliccare sull'immagine, fare copia, qui dentro posso fare incolla e lui mi incolla, diciamo, questo riferimento. La comodità sarà che lui comunque mi dà la possibilità, diciamo, di vedere in primo piano questo elemento, quindi magari io lo vado leggermente ad ingrandire, occupando un'area del disegno che magari non mi è particolarmente utile, in modo tale che quando vado a lavorare ho la possibilità
diciamo di vedere contemporaneamente anche l'immagine di riferimento. Allora, la prima cosa che faccio, decido per esempio di partire da questo punto. Io vedo che ho un piccolo zoccolo che è rientrato qua di una misura. Purtroppo io alcune cose dovrò inventarle. Anche nel tuo caso è difficile che tu trovi una scheda tecnica che è talmente approfondita che ti dice perfino queste rientranze di quanto sono. Allora, diciamo, anche tu purtroppo dovrai andarle ad inventare. Quindi io vado qua in un punto, arrivo nella zona opposta e ottengo questo primo elemento. Questo qui sarebbe proprio l'involucro totale di tutto e lo vado ad alzare arrivando più o meno all'altezza, diciamo, di dove sta il top qui, un po' più basso del top. Però noi abbiamo detto che questa parte di sotto deve rientrare un pochino di una certa quantità. Andando con il comando offset e ponendomi nella faccia, diciamo, inferiore, ora in questo caso questo elemento, quindi la, la piantina dell'elemento, quindi per capirci, diciamo, qui sotto, io ho questo elemento davanti. Quindi per fare in modo che io possa gestire facilmente la modellazione del mio oggetto e avere anche quelle immagini che non mi danno particolarmente fastidio, io devo entrare, diciamo, all'interno dei tag e in questo momento, vedi, io mi ritrovo qua dentro tutte queste cose. Questi tag da dove sono usciti? Praticamente sono usciti dagli oggetti che io prima mi sono importato. Ti ricordi quel divano, quella sedia? Quindi quando tu ti importi delle cose dalla 3D Warehouse o da altri file, ti compaiono, diciamo, tutti degli elementi eh, in più. Ora in questo caso io prendo tutte queste cose perché mi danno un po' fastidio, le seleziono, tutti questi tag, e li vado a cancellare. Quindi vediamo un attimo se me le riesce a cancellare. E se ti chiede di copiarli in un altro tag, tu dici non taggato. Adesso mi vado a creare un mio tag che lo chiamo immagini riferimento. E in queste immagini di riferimento vado a mettere questi elementi, quindi vado qua, vado su immagini di riferimento, in modo tale che quando spengo immagini di riferimento ho la possibilità, diciamo, di non avere quelle immagini, diciamo, davanti. Qui ipotizziamo che ad esempio io ho un rientro su questo lato di 10 centimetri, su questo lato per esempio di 3 centimetri. Posso andare qua sul righello, poggiarmi su questo lato, spostarmi e fare 0,1, poggiarmi qui un rientro, per esempio 0,03. Poi vado con un rettangolo e mi vado a definire un rettangolo che vada qua a qua e ipotizziamo che questa altezza per esempio è 10 centimetri. Con questo rettangolo che io ho fatto ho spaccato, diciamo, questa faccia esterna, quindi se io vado qui, mi sposto verso l'alto di 0,1, tu vedi che io ho ottenuto un rientro
della misura, diciamo, che volevo io. Quindi io mentre lavoro, se ho bisogno, diciamo, di vedere le immagini di riferimento, le vado a riattivare, altrimenti le vado a disabilitare. Ora tendo ad andare verso l'alto, non c'è una regola precisa, quindi se io per esempio volevo partire da questi elementi, da questi, l'importante è partire da un punto. Qui ci sono i riferimenti di questa sorta di tagli che attraversano il mio modello. Un modo molto semplice per poterli fare è quello di premere CTRL, cliccare qui sopra, scendere giù e accostarsi qua in questa posizione. Ancora CTRL, clicco, mi sposto verso il basso e qua vado a fare quest'altro taglio. Qui abbiamo un rientro più o meno di 2 centimetri, quindi io vado qua, spingo verso l'interno e scrivo 0.02 e anche qui spingo verso l'interno 0.02 e così mano a mano vado a fare tutte le, diciamo, le modifiche del caso. Qui ho questo top, quindi ancora CTRL mi sposto verso l'alto e mi vado ad avvicinare a questo punto. Qui però vedo che c'è una sorta di risega anche qui, quindi con CTRL scendo verso il basso, do questo taglietto e qui faccio una stessa rientranza come ho fatto prima, quindi 0.02 con un doppio clic lui mi rifà ancora 0.02 e ogni tanto quindi io mi rimetto così in modalità semi diciamo visibile per vedere diciamo che cosa sta succedendo qua. Quindi più o meno tu vedi che questa parte diciamo è stata fatta. Ora si deve capire che cosa sono questi elementi. Questi elementi molto probabilmente, penso, anche se dalla foto non si capisce benissimo, dovrebbero essere dei cestelli, delle aperture, anche logico, diciamo, è impossibile che io qua ho eh, diciamo, una dimensione di questo elemento, diciamo così elevata. Quindi mi vado a mettere in una vista che mi permette di vedere frontalmente questi elementi e vado a tracciare con delle linee quelli che sono le linee che io leggo, diciamo, al di sopra di questo elemento. Mi sposto anche in 3D per capire, diciamo, se sto tracciando le linee correttamente e queste linee che volendo io una volta che ho creato le prime potrei anche selezionarle e con CTRL me le vado a copiare. Queste linee passanti da parte a parte vanno comunque a creare sull'oggetto un taglio. Per esempio qui mi accorgo che c'è stato un piccolo errore. Questo errore può capitare quando noi ricalchiamo, diciamo, da una vista frontale un qualcosa che è tridimensionale, quindi non è un grande problema. Questi elementi, se io voglio che si vedano anche in 3D, purtroppo non li devo lasciare così. Quindi se tu nel 3D lasci un semplice taglietto, questo taglietto praticamente non si vedrà mai nel 3D, ma se io voglio vedere nel 3D questa piccolissima rientranza, io devo dare a queste linee
uno spessore e le devo rientrare verso l'interno. Su una parte. Noi eravamo arrivati al punto di suddividere questi pannelli. Questi tagli che tu vedi in SketchUp, così come in qualsiasi altro programma 3D, non basta che vengano rappresentati da una sola linea, eh, in quanto una sola linea all'interno del programma, quando andrai a fare i render, non riuscirà mai a essere vista, soprattutto se ha filo dell'elemento. Cioè nella realtà questa parte che tu vedi così è una parte che ha comunque uno spessore, cioè quindi è composta da almeno due linee, sono leggermente rientranti verso l'interno e addirittura i bordi diciamo sono anche smussati. Diciamo, la smussatura noi possiamo anche decidere di non farla, perché soprattutto se non hai un plugin che purtroppo oggi è diventato anche a pagamento, fare le smussature diciamo è un pochino lungo come operazione sopra 3D Studio. Eh, cioè volendola fare manualmente senza l'utilizzo di un plugin che purtroppo oggi diciamo è diventato anche a pagamento, però noi per adesso accontentiamoci della sola doppia linea. Visto che questa operazione deve essere effettuata su tutti questi elementi, io volendo, tenendo Shift premuto, diciamo, li posso selezionare tutti. Avvicinarmi ad uno di loro, andare sul comando sposta, premere il tasto CTRL, spostarmi verso uno dei due lati e digitare la distanza, ad esempio 0.01, invio, e poi o digitare la stessa distanza da quell'altra parte oppure lasciarlo diciamo in questa modalità qui, andare poi col comando spinge e tira e fare qua un piccolo inserimento così verso l'interno di una piccola quantità. Se mi avvicino agli altri elementi e faccio semplicemente un doppio clic, SketchUp, ricordando il primo valore inserito, mi applica la stessa estrusione verso l'interno. Poi vediamo se c'è anche qui. Ok, c'è anche qui l'elemento, quindi vado qui, seleziono questi due, vado sempre su CTRL e mi sposto di 0.01 e vado qui e ripeto di nuovo lo spostamento. Aver creato questi elementi farà in modo che nel momento in cui io andrò a fare il render, l'ombra penetrando all'interno di questo spazio farà sì che si creerà un'ombreggiatura che mi renderà visibile il diciamo quell'elemento. Qui abbiamo la parte superiore e abbiamo anche questo elemento che ha una forma trapezoidale. Andiamo a vedere in foto come è fatto. Quindi noi qui abbiamo prima un elemento che esce in fuori, infatti questa cosa
si vede anche nella sezione, quindi abbiamo questo elemento qua che esce in fuori con queste due angolazioni diverse e poi abbiamo il mobile inserito diciamo qui dentro. Allora partiamo dall'elemento della cappa, quindi selezioniamo questo elemento, andiamo sul comando spinge e tira, spingiamo verso l'interno e più o meno diciamo ci posizioniamo a questa altezza. Purtroppo io non riesco a prendere bene diciamo sull'immagine, non funziona il comando di snap, però se io qui vado a creare due linee, quindi clicco qui e mi appoggio su questa linea qua, io sono sicuro che ho preso l'allineamento, quindi lui la linea la vede ma non vede la fotografia. Vado su questo bordo e lo vado a spostare verso l'interno, diciamo di questa quantità qui. Ora, prima di fare il mobile attorno a questo elemento, io seleziono questo tasto destro e ne vado a creare un gruppo. Per quale motivo io di questo qui il gruppo non l'ho ancora fatto e invece questo qua subito dopo sono andato a farlo? Perché di solito quando tu fai il gruppo il motivo dipende sempre dal fatto che sai che dopo poco devi fare un oggetto che entrerà in contatto con il precedente. Visto che questo mobile qui non è entrato in contatto praticamente con nulla fino adesso, non è entrato in contatto con altri mobili, invece io qui so che questo mobile qui deve venire in contatto diciamo con quello che ho appena fatto, allora per evitare che i due mobili entrino tra di loro in conflitto, io creando il gruppo mi sono appunto garantito diciamo che queste due parti non vengano a toccarsi e quindi io ho la possibilità continuamente di poterle diciamo modificare. Qui in questi punti ho dei tagli, posso procedere in questo modo, premo CTRL, mi poggio sulla faccia, cammino e vado a definire qui il primo elemento di taglio, qui il secondo elemento di taglio e proseguendo diciamo con questo metodo vado a creare questi elementi di taglio. Mi pongo poi in una vista frontale e con lo strumento rettangolo faccio un piccolo rettangolo qui e per essere sicuro diciamo che è uguale all'altro lo seleziono e lo copio e lo porto in giù più o meno a questa altezza. Anche su questa parte qui noi avremo, quindi se io vado a vedere qui, io ho questa parte qui, diciamo, quello in realtà questa parte non è infatti vedi per questo è importante avere anche l'immagine, perché in realtà questi elementi che io stavo tracciando qui, pensando che fossero le ante del mobile, in realtà questo mobile è molto sottile. Quello che io vedevo nella sezione sporgente sono soltanto queste mensole, quindi questo sistema di mensole, quindi questo qua se tu lo vedi è molto sottile, però fortunatamente io ho comunque la possibilità di poter rimediare, quindi per questo quando tu devi modellare qualcosa è sempre importante diciamo che tu abbia un'immagine di riferimento che ti fa capire, quindi molto spesso non basta
la sola scheda tecnica. Quindi io mi poggio su questo elemento e me lo tiro leggermente così in dentro. Io potrei essere pure più preciso dandogli una vera e propria misura. Poi ho visto che questo è un mobile, un mobiletto un mobiletto sembra di metallo con delle ante. Qui nella parte centrale ho lo stesso spessore di questo qua di dietro e queste qui in realtà sono delle mensole. Quindi io mi sposto questo in dentro appoggiandomi a questo punto in modo tale da avere la stessa profondità. Quindi mi appoggio a questo punto e mi appoggio a quest'altro punto, in questa maniera. Mi sposto da quest'altra parte e anche qui ho lo stesso discorso, quindi si tratta di un elemento metallico che anzi mi sembra che in fotografia è anche più sottile di questo spessore che invece ho visto sul prospetto. Quindi per te è importante, diciamo, andare a rappresentare l'oggetto quanto più simile possibile a quello reale. Quindi cancello questi spessori che mi sembrano un pochino esagerati, vado su uno di questi elementi, mi poggio su questa faccia e mi sposto verso l'interno e gli do uno spessore abbastanza piccolo, quindi 0.01, così. Poi qui, se tu vai a vedere, io che cosa ho? Ho una mensola sottile come la precedente e qui ho una piccola barretta che serve a non far cadere, diciamo, i prodotti che io metto qui dentro e c'è una suddivisione in 1, 2, 3 e 4 parti. Allora che cosa faccio? Prima di tutto io mi voglio staccare le quattro parti, quindi io seleziono questa linea. Ora lui questa linea me l'ha spezzettata in varie parti. Per quale motivo me l'ha spezzettata? Perché io prima, quando ho fatto quelle linee interne mi hanno spezzettato la linea in più parti. Se io la seleziono, faccio tasto destro, faccio bordi saldati, la linea diventa nuovamente tutta quanta unita. Se ora rifaccio tasto destro e eh, allora tasto destro, allora qui adesso non mi compare una voce che si chiama suddividi curva. Ora per farmela comparire vado ad aggiungere una linea qui al centro, la seleziono e vediamo se su questa mi compare. Quindi era dividi, fammi vedere se c'è. No, non c'è. Non c'è perché probabilmente questo fatto di spezzettarle e poi è andata a unire mi ha creato qualche problema su questa linea, però non è un problema. Io creo una linea da un'altra parte, vado su dividi e qui in basso scrivo in quattro parti e premo invio. Sì, ok, quindi per fare questo cambiamento io prendo questo elemento, me lo porto in giù e prendo anche queste due parti per posizionarle correttamente. Vado qui 0.01, mi metto un piccolo segno di riferimento. Se trascinandoti questo elemento tu cominci a vedere che si crea questa
diciamo questa cosa non è un problema, perché mi basta semplicemente aggiungere le linee che mancano e andare a togliere questa parte. Quindi vado qui a ricancellare questa linea, ne vado a creare una nuova, la seleziono, tasto destro, dividi, scrivo 4 e premo invio. Questi punti ora non sono visualizzati perché nello stile che io sto adottando, lo stile di visualizzazione che io sto adottando, è diciamo predefinito il fatto che i punti non si possano vedere, ma se io vado nella sezione stili, modifica e attivo la voce estremità e gli do una misura un pochino più piccola, tu vedi che a me i puntini mi compaiono, in realtà mi compaiono un po' ovunque, però non è un problema. Io traccio una linea così che va da parte a parte, la seleziono, con il comando copia faccio una copia qui, anzi prima di copiarla la seleziono, mi faccio una copia, scendere giù di 0.01 e premo invio. Poi me le seleziono tutte e 4 e sempre con il comando CTRL faccio una copia qui e ancora CTRL e faccio un'altra copia qui. Adesso se io mi vado a spingere in dentro queste facce qui, tu vedi che io ottengo il rientro. Io non mi devo preoccupare del fatto che si vedano queste linee, perché queste linee, diciamo, io potrei anche perderci 5 minuti a cancellarle, però alla fine non è importante. Se per esempio mi dà fastidio vedere la faccia Ble con tasto destro in vertifacce, la posso capovolgere, potrei andare sulle singole linee e potrei cancellarle, però il fatto che ci siano non potrei andare qui con la gomma e cliccare sulle linee e andarle a cancellare, però questo diciamo mi fa perdere un po' di tempo, visto che il risultato finale del render non viene minimamente influenzato dalla presenza di queste linee, diciamo dipende solo dal tuo voler essere magari più preciso, se vuoi andare a pulire o meno questi elementi. Visto che questo elemento ora è uguale anche da quest'altra parte, ovviamente per me perdere molto tempo a rifare questa cosa, diciamo, sarebbe un pochino inutile. Quindi che cosa faccio? Io prendo questo elemento, me lo porto dietro, faccio lo stesso anche con questo. Ora io ho bisogno di estrapolare questo elemento. Purtroppo, visto che io non ho creato ancora dei gruppi, queste mensole sicuramente si sono legate a questo oggetto. Infatti se io vado a fare una copia e mi sposto questo, allora in questo caso diciamo sono stato fortunato, diciamo ho trascinato e non mi sono portato nessun pezzo di mensola, però è un caso che ciò sia avvenuto e quindi nel caso quindi in cui io mi fossi portato anche qualche pezzetto di mensola, andavo semplicemente a cancellarla e a ripulirla. Visto che ora ho il singolo elemento, posso andare su crea gruppo e creare un gruppo. In questo modo sono sicuro che io posso prendere questo elemento e lo posso andare a spostare diciamo dove voglio. Ancora con CTRL creo un punto, mi sposto dall'altra parte e arrivo qui da quest'altra parte. Poi questo piccolo dente in realtà non dovrebbe
esistere, perché comunque quello che capiterà qua dietro verrà riempito da quello che c'è qui. Poi se avessi voluto, quindi vado qui, posso creare così questo elemento, posso creare un gruppo anche di questo. Poi per quanto riguarda quel piccolo elemento metallico, diciamo che sta qui, io posso per esempio fissare un'altezza oppure posso andare anche ad occhio, creare più o meno un piccolo rettangolino che visivamente diciamo ha quella larghezza che può avere quell'elemento. Qua per togliere la rientranza posso fare una linea qua che mi spacca diciamo l'elemento e potrei per esempio cancellare questa parte, però diciamo se non mi crea grandi problemi lo posso anche lasciare così. Con un triplo clic lo seleziono, però in questo caso tu vedi che il triplo clic tende a prendere anche quest'altra parte, allora in questo caso io mi rendo conto che diventa utile, diciamo, andarlo perderci un attimo di tempo, diciamo, per andarlo a staccare. Oppure io potrei fare così una selezione che prende questo elemento, tasto destro, crea gruppo, attivo la visibilità grafica, vado sul comando scala, mi poggio su questa faccia, questo me lo porto in questa posizione. Poi, una volta selezionato questo elemento, vado con il CTRL, clicco sul punto basso della mensola e ancora il punto basso della mensola e poi premo per 2, quindi per 2 invio, in modo tale che lui mi ripeta la copia per 2 volte. Seleziono questi 3 elementi, vado col comando sposta, premo CTRL poggiandomi su questo spigolo e vado a fare la stessa copia qui e ancora la stessa copia diciamo da quest'altra parte. Poi il livello di dettaglio al quale tu puoi arrivare dipende da quello che tu vuoi rappresentare. Quindi se tu ne hai bisogno, diciamo, puoi arrivare a qualsiasi livello di dettaglio vuoi. Dipende più o meno se ne vale la pena oppure no. Ad esempio, io qua vedo che c'è un elemento metallico che probabilmente ha anche uno spazio vuoto dietro, perché io qua vedo che ci sono questi mestoli, ci sono questi gancetti aggrappati in questo punto. Quindi se volessi rappresentare una cosa del genere, posso andare qui, posso crearmi uno spazietto di 0.01. Da questo punto posso creare una linea in questa posizione. Qui con CTRL posso estrudere questo di 0.02. Con l'offset mi posso poggiare qui e mi spingo in dentro, per esempio, di questa misura. Vado qui ed estrudo verso il basso in modo tale che qui si crea un gancetto. Ora è probabile che la misura non sia esattamente questa, però 0.02, però io avrei dovuto guardare la scheda tecnica per sapere esattamente come era fatto questo elemento, però di solito
è anche un po' esagerato, diciamo, arrivare a questo livello di dettaglio su queste cose. Poi seleziono questa parte e ne creo un gruppo. Per quale motivo io sto creando dei gruppi? Soprattutto, per esempio, perché proprio di questa parte qui? Perché io ho visto sull'immagine che questa parte qui ha un materiale diverso e quindi il fatto che abbia un materiale diverso e io la stacco in un gruppo diverso sicuramente mi aiuterà a semplificare l'operazione di missione dei materiali. Qui abbiamo un forno e qui abbiamo un rubinetto con un lavandino. Di solito ci sono delle cose che volerle modellare a mano ti fanno perdere un pochino troppo tempo, quindi modellare il mestolo a mano o la bottiglia di vino a mano o il rubinetto o gli accessori che stanno qui sopra sarebbe una perdita di tempo un pochino troppo grande. Allora che cosa posso fare? Posso andare nella 3D Warehouse e posso andare a cercare una cucina già creata che ha un rubinetto, quindi qua dentro scrivo cucina, diciamo scrivendo in inglese, diciamo io mi assicuro che ho una quantità di modelli maggiore. Infatti qui vediamo che abbiamo 66.000 modelli e vado a cercare una cucina che penso possa avere un rubinetto tra tutte, tra 66.000 cucite, una che ci avrà il rubinetto uguale a quello che mi serve, penso che lo trovo. E in più trovo anche dei fuochi, un forno, un microonde. Quindi vado a scaricarmi una che somiglia. Ovviamente io ho preso una delle prime che mi capitavano, però magari tu dedicherai a questa ricerca un pochino più di tempo per cercare proprio quella là che somiglia quanto più è possibile alla tua cucina. Quindi ruoto questo elemento e vedo da questi elementi che cosa posso estrarre. Quindi innanzitutto la esplodo, quindi qua posso prendere il rubinetto. Se clicco ed è ancora un gruppo, faccio ancora esplodi fino a che non arrivo all'elemento singolo. Quindi questo si è esploso e va bene, questo qua è ancora collegato ad altre cose, quindi faccio ancora esplodi fino a che riesco a vedere che questo è un gruppo e questo è un gruppo. Come hai potuto notare, io non ho esploso, diciamo, fino al punto tale da trovarmi l'oggetto proprio diviso nelle facce elementari che lo componevano. Quindi il fatto di esplodere gli elementi si deve comunque fermare al tuo oggetto. Quindi inizio a posizionare qui questo elemento. Qui in realtà si dovrebbe fare il foro per far passare l'acqua, sì, per far passare comunque il rubinetto. E qui vado a appoggiare questo qui sopra. Poi se ci sono delle altre cose che comunque possono servirmi per quello che sto facendo, visto che comunque mi trovo già questo file inserito, le posso prendere e magari me le conservo per una parte successiva. Quindi per esempio posso prendermi questo elemento, me lo porto fuori, lo metto qua e lo utilizzo. Qua abbiamo un frigorifero a scomparsa all'interno del mobile, quindi non mi serve quel frigorifero. E allo stesso modo, diciamo, farò la stessa cosa con
con tutti gli oggetti che in qualche modo mi possono servire. Gli altri che non mi servono li prendo e li butto. Quindi questo qua me lo conservo qui di lato e con lo stesso identico metodo poi mi vado a fare tutta la parte della cucina, diciamo da quest'altra parte. Quindi alla fine tu andrai diciamo, a modellarti soltanto le cose che tu non riesci a trovare identiche a quelle che effettivamente ti potrebbero servire.